Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare questo fantastico gilet traforato che avete senz'altro già visto nella foto di copertina e nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un filato. Io ho scelto un acrilico di casa Tessiland, nello specifico il Bravissimo nella nuance color salvia. Per una taglia S ne serviranno circa 200 grammi. Lavorerò questo progetto con un uncinetto numero 5,5, serviranno poi dei marcapunti, un ago da lana, 1 metro per prendere qualche misura ed anche delle forbici. Possiamo ora passare al tutorial. E bentornato al nostro caro amico foglio. Struttureremo questo progetto su pannello, pertanto ci servirà andare a prendere qualche misura. Innanzitutto individuiamo la nostra circonferenza più ampia. Come avrete visto dalle slide, il progetto è un po' lungo, quindi mi va a coprire anche un po' il fianco. A questo punto dobbiamo misurare seno, vita, fianchi e trovare tra queste tre misure qual è quella più ampia. Una volta stabilita questa misura la andiamo a dividere per 2 ed ecco trovata la misura che deve avere di lunghezza il nostro pannello posteriore. Nel mio caso la metà della mia circonferenza più ampia corrisponde a 45 cm. Dovrò quindi strutturare un primo pannello che sia lungo 45 cm rispettando il multiplo di 12 che poi vedremo e che sia poi alto 60 cm nel mio caso. Naturalmente io ho scelto questa altezza basandomi sulla mia altezza e su dove voglio che vada poi a terminare il mio progetto. Naturalmente qui per voi sarà semplicemente il caso di andare a misurare man mano anche che strutturate il pannello per vedere dove preferite fermarvi. Una volta terminato il pannello posteriore andremo a strutturare i 2/4 anteriori che saranno strutturati esattamente nello stesso modo, dividendo solamente la misura della metà della circonferenza ulteriormente per 2. Nel mio caso strutturerò 2 pannelli lunghi 22 cm e mezzo, ovvero la metà di 45, e alti sempre 60. Naturalmente nel caso dei quarti anteriori ci fermeremo leggermente prima per andare a creare delle diminuzioni che ci consentiranno di avere un bello scollo. Direi adesso di cominciare a vedere come si struttura il punto. Per raggiungere 45 cm che mi corrispondono alla metà della mia circonferenza più ampia, ho impiegato, rispettando il multiplo di 12, 60 catenelle. A questo punto, alle 60, ne aggiungo ulteriori 6. Nella quarta catenella dall'uncinetto realizzo una maglia bassa. Entro, una maglia bassa e da qui realizzo 5 catenelle. Salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. E ripeto per tutta la mia riga questa piccola sequenza costituita da 5 catenelle, salto 3 maglie di base, entro nella quarta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta, ci realizzo una maglia bassa e continuo con altre 5 catenelle. Fino alla fine di tutta la prima riga. Mi chiudo nell'ultima catenella con una maglia bassa ed ho completato la mia prima riga. A questo punto realizzo 5 catenelle, volto il lavoro e nel primo archetto che mi trovo disponibile realizzo una maglia bassa.
Mi dirigo direttamente nel secondo archetto col filo sull'uncinetto e realizzo 7 maglie alte a creare il mio primo ventaglio. Nell'archetto immediatamente successivo realizzo invece una maglia bassa per chiudere proprio il mio primo ventaglietto. Eccolo qua. Ora realizzo 5 catenelle e nell'archetto successivo realizzo una maglia bassa e ricomincio il mio giro, quindi filo sull'uncinetto, archetto successivo e ricomincio con le mie 7 maglie alte a costituire un altro archetto. Archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa per ricominciare, filo sull'uncinetto, archetto successivo, 7 maglie alte. Andiamo avanti con una maglia bassa nell'archetto successivo, 5 catenelle, un'altra maglia bassa nell'archetto successivo, filo sull'uncinetto, ulteriore archetto, 7 maglie alte tutte nello stesso spazio. Spazio successivo, maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa nel successivo archetto, filo sull'uncinetto e andiamo con l'ultimo ventaglio, nel mio caso, di 7. Nel mio ultimo spazio realizzo una maglia bassa e concludo la mia riga con 2 catenelle ed una maglia alta nella terza catenella iniziale, quindi appena prima della maglia bassa. E questa è la nostra seconda riga. Il motivo è semplicemente questo, quindi dovremo andare a ripetere la prima riga e la seconda fino a raggiungere l'altezza desiderata. Ma ora vi faccio vedere come strutturare la terza riga, quindi come andare a ricreare tutti gli archetti una volta che però abbiamo i nostri ventagli. Quindi ora andiamo a realizzare 6 catenelle, voltiamo il nostro lavoro ed entriamo immediatamente nel primo ventaglio disponibile, dove abbiamo 7 maglie. Noi dobbiamo ricreare un archetto, quindi entriamo tra la seconda e la terza maglia del ventaglio. Vedete? Questa è la prima, questa è la seconda e questa è la terza. Non entro nei punti, ma entro dentro lo spazio tra la seconda e la terza maglia, realizzando una maglia bassa. In questo modo ho già creato il mio primo archetto. Ora realizzo 5 catenelle e chiudo questo ulteriore archetto tra la quinta e la sesta maglia del mio ventaglio, nello spazio. In questo modo. Ora realizzo altre 5 e dove non ho il ventaglio entro semplicemente nell'archetto con una maglia bassa, 5 catenelle, mi trovo di nuovo il ventaglio, quindi tra la seconda e la terza maglia entro e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle e tra la quinta e la sesta maglia bassa. Vedete come pian piano vado a realizzare di nuovo i miei archetti. 5 catenelle. Qui ho un archetto semplice, entro, maglia bassa. Continuo per tutta la riga.
Alla fine della mia riga realizzo 5 catenelle e mi chiudo con una maglia bassa nella terza catenella sottostante. In questo modo ho ricreato ora tutti gli archetti che mi serviranno nel giro successivo per strutturare i miei ventagli. Quindi realizzo 5 catenelle, volto il mio lavoro e comincio esattamente la riga numero 2, quindi entro nel primo archetto, realizzo una maglia bassa, filo sull'uncinetto, archetto successivo, eccolo qui, 7 maglie alte, quindi vado a strutturare i ventagli uno sull'altro, archetto successivo, maglia bassa, per chiudere, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa per cominciare di nuovo. Ora filo sull'uncinetto, nell'archetto successivo abbiamo sotto il ventaglio archetto e quindi proprio qui andiamo a realizzare un ulteriore ventaglio, filo sull'uncinetto, 7 maglie alte, maglia bassa nell'archetto successivo, 5 catenelle, maglia bassa di nuovo nell'archetto successivo e di nuovo troviamo sotto il ventaglio, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto sopra e realizziamo un ulteriore ventaglio di 7 maglie alte. Procediamo in questo modo per tutta la nostra riga. Mi vado a chiudere con una maglia bassa nella terza catenella. Ed ecco completato il mio secondo giro di archetti. Vedete come inizia a prendere vita il nostro motivo. Ora ripetiamo la riga che ci consentirà di strutturare i nostri archetti. Quindi da qui realizziamo 6 catenelle, voltiamo il nostro lavoro e come prima tra la seconda e la terza maglia del nostro ventaglio entro con una maglia bassa, 5 catenelle, tra la quinta e la sesta maglia entro con un'altra maglia bassa e strutturo già i miei primi 2 archetti, 5 catenelle, archetto successivo semplice, entro, maglia bassa. Questo è il motivo. Va strutturato in questo modo, ripetendo sempre le righe 2 e 3. La 2 è quella con i ventaglietti e la 3 è quella con gli archetti. Devo arrivare a realizzare un pannello che nel mio caso sia 45 cm di larghezza per 60 di lunghezza. Voi naturalmente andrete a strutturarlo rispettando il multiplo di 12 per quello che è la vostra metà di circonferenza più ampia per l'altezza che avete deciso. Ho completato il pannello posteriore, quello più grande. Vi faccio notare che mi sono interrotta nella riga che prevede la realizzazione dei ventagli. Giunta all'ultimo punto, quindi mi chiudo con una maglia alta nella terza catenella, realizzo una catenella e la vado anche a marcare. Questo perché ho intenzione di realizzare un giro perimetrale di punto basso, strutturando però gli angoli con una maglia bassa ed una catenella, giusto per dare il giro all'angolo. Vedete, ho realizzato la catenella e adesso pianino, punto su punto, vado a realizzare un giro perimetrale di punto basso. Vado a prendere una costina per ogni punto. Vedete che anche qui si va un po' ad interpretazione, ma sarà abbastanza semplice. L'importante è che vi ricordiate di prendere sempre una sola costina per tutto il perimetro. Ricordiamoci anche di realizzare un punto basso e una catenella in ogni angolo fino alla fine di tutto quanto il nostro giro.
Bordato tutto il pannello posteriore, cominciamo a fare i quarti anteriori, che saranno 2 pannelli identici strutturati sulla metà della larghezza del pannello posteriore. Se il primo nel mio caso era di 45, dovrò realizzarne 2 di 22 cm e mezzo, ovvero della metà del pannello posteriore. Li realizzeremo anche inizialmente un pochettino più corti, quindi non arriveremo fino alla fine del pannello, perché poi dovremo fare un paio di diminuzioni per creare lo scollo, ma vedremo più avanti. Intanto, sempre un multiplo di 12, io per arrivare alla mia lunghezza devo realizzare 36 catenelle. Non preoccupatevi se con il multiplo di 12 vi arrivano le catenelle ad una misura leggermente più lunga, perché comunque il progetto finale si presterà ad essere chiuso con una cintura, quindi se c'è qualche centimetro in esubero assolutamente farà un bellissimo effetto una volta chiuso con la cintura. Quindi non abbiate paura. Alle nostre catenelle di base ne aggiungiamo altre 6. Entriamo nella quarta dall'uncinetto con una maglia bassa, cinque catenelle, saltiamo 3 maglie di base, entriamo nella quarta con una maglia bassa, continuiamo per tutta la riga e strutturiamo il pannello anteriore, quindi il quarto anteriore, esattamente con lo stesso motivo del pannello posteriore. Vi basterà quindi mettere indietro un momento il video per recuperare le 2 righe del motivo e strutturare appunto un pannello che sia largo quanto metà del pannello posteriore e lungo un pochino meno. Per la precisione io ho strutturato 25 righe di ventagli per farvi capire più o meno la lunghezza. Per arrivare ai miei 60 cm ho dovuto realizzare 25 ventagli. Nel caso del pannello anteriore, della parte anteriore, mi fermerò a 23 ventagli. Quindi iniziamo intanto a realizzare un rettangolo che sia largo la metà di quello posteriore e che sia lungo poco meno. Fermatevi 2 righe sotto al pannello principale. Vediamo poi come strutturare le diminuzioni. Sviluppato il nostro pannello, realizziamo anche la riga di archetti e veniamo alla nostra diminuzione. Realizziamo 6 catenelle, voltiamo il lavoro e realizziamo una maglia alta nel secondo archetto. In questo modo. Altre 6 catenelle, e una maglia alta nell'archetto successivo. Ora realizziamo 2 catenelle e una maglia alta nell'archetto successivo. A questo punto realizziamo il ventaglio così come abbiamo sempre fatto, sopra quello sottostante, ventaglio di 7 maglie alte. E continuiamo la riga come abbiamo fatto finora, sostituendo le maglie basse con le maglie alte, ovvero qui dovremmo realizzare come da prassi una maglia bassa, invece realizzeremo col filo sull'uncinetto una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, filo sull'uncinetto, altro ventaglio, ci chiudiamo con 2 catenelle e una maglia alta nella terza catenella della riga sottostante. In questo modo, come vedete, abbiamo mangiato il primo archetto, di fatto abbiamo creato una diminuzione.
La riga successiva sarà più corta infatti e terminerà proprio dove abbiamo questa maglia alta. Vi faccio vedere come procedere. Realizzo 5 catenelle, volto il lavoro e inizio la riga come consuetudine. Entro tra la seconda e la terza maglia del ventaglio con una maglia bassa e realizzo 5 catenelle, entro tra la quinta e la sesta dello stesso ventaglio e realizzo un'altra maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 5 catenelle, maglia bassa tra la seconda e la terza del ventaglio, 5 catenelle, maglia bassa tra la quinta e la sesta dello stesso ventaglio, 5 catenelle, maglia bassa nello spazio successivo, nell'archetto successivo, vedete? Ed ora mi trovo all'ultimo archetto. Vado a realizzare 5 catenelle ed una maglia bassa nel punto di giunzione, vedete, tra la maglia alta e le catenelle. Quindi entro e strutturo la mia maglia bassa. Eccoci qui. Vedete come sto delineando la mia diminuzione senza andare a stravolgere più di tanto il lavoro. Ora realizzo 6 catenelle, volto, filo sull'uncinetto, salto il primo archetto esattamente come ho fatto 2 righe fa, entro nel secondo e realizzo una maglia alta. Qui ripeto i miei ventagli, filo sull'uncinetto, entro e realizzo le mie 7 maglie alte. Continuo per tutta la riga sostituendo semplicemente con una maglia alta i punti dove avrei da prassi realizzato una maglia bassa. Concludiamo il pannello con una maglia alta nella terza catenella ed ecco terminato il nostro quarto anteriore. Effettuiamo la rifinitura realizzando una catenella che marchiamo ed un giro perimetrale di maglia bassa esattamente come vi ho mostrato per il pannello posteriore. Gli angoli li andremo a definire con una semplice catenella che marcheremo per poi far combaciare meglio tutte le varie parti. E ricordiamoci naturalmente di realizzare un altro pannello identico. Per iniziare la cucitura del nostro gilet dobbiamo far combaciare i 2 dritti, quindi dritto e dritto. Pongo il pannello posteriore con il rovescio verso il tavolo e il dritto verso di me e faccio il contrario con il quarto anteriore, quindi dritto verso il pannello e il rovescio verso di me. Faccio combaciare dal lato lungo i miei 2 pezzi da unire. Prendo il filato, entro prima nella catenella che ho marcato e poi nella seconda catenella che ho marcato, unendo in questo modo i 2 pannelli. Porto il filo e faccio una maglia bassissima, eseguo una catenella e inizio ad unire prendendo la costina interna di entrambi i punti, vedete, dei 2 pannelli con una maglia bassissima ed una catenella. Punto successivo, costina interna, chiudo tutto insieme con una maglia bassissima, catenella e vado avanti.
Continuo fino ad arrivare a circa 22 cm dall'estremo margine del lato lungo. Questo perché ovviamente dobbiamo calcolare lo spazio del giro manica per inserire appunto le braccia. Nel mio caso io lascerò un 22 cm di margine dalla spalla alla cucitura e quindi svilupperò la cucitura fino a 22 cm dal margine. Quindi stessa cosa farete voi in base alla vostra misura, ma per una SM 22 cm sono più che sufficienti. Stesso replicherò dall'altro lato. Lasciamo per il momento scucita la parte superiore, quella delle spalle, perché vi farò vedere in un secondo momento come andremo a procedere. Come detto poc'anzi, ho fatto tutta la cucitura dei laterali lasciandomi i 22 cm di altezza che sono poi quelli del giro manica. Non mi resta che andare a chiudere la parte superiore dove sono poi le spalle. Perché ho lasciato questa parte per ultima? Perché ho voluto dare uno scollo un pochino diverso. Vedete, questa l'ho già cucita, siamo naturalmente sul rovescio. Questa l'ho già cucita, ma non l'ho cucita del tutto. Ho lasciato un buon margine, vedete? Perché voglio che poi venga leggermente risvoltato nell'indosso. Ecco qua, si presenterà poi indossato in questo modo. Lo trovo un po' particolare, mi piaceva questa idea. Quindi cosa ho fatto? Ho semplicemente cucito, ora lo vediamo insieme, ma ho semplicemente cucito con la stessa tecnica, quindi quella della maglia bassissima e della catenella, dall'estremo margine, vedete dai due marker, fino ad arrivare a 15 cm. Io già ho marcato naturalmente la mia distanza, nel mio caso sono 15 cm. Ovviamente poi da taglia a taglia questi centimetri varieranno leggermente, come del resto tutti i pannelli. Procediamo quindi adesso a cucire allo stesso modo con una maglia bassissima e una catenella dall'estremo margine fino alla misura che abbiamo scelto, nel mio caso appunto 15 cm. A cucitura ultimata, come vedete, ecco il tipo di scollo che abbiamo. Naturalmente però una volta indossato questo scollo tenderà a girarsi leggermente ed è proprio questo l'effetto un po' particolare che io voglio ottenere. Possiamo dire che il nostro progetto sta quasi giungendo al termine. Per rifinire ulteriormente il mio gilet, io realizzerò un ulteriore giro di maglia bassa perimetrale, quindi da tutti i lati, tutte le estremità verranno bordate con un ulteriore giro di punto basso. Vi faccio anche vedere. Parto dal retro, dalla parte posteriore appunto del mio pannello, mi inserisco con l'uncinetto e realizzo una catenella, rientro nello stesso punto e inizio con il mio primo punto basso. Semplicemente ora realizzo un punto basso in ogni punto disponibile, vedete, molto semplicemente, e vado a bordare tutto il collo. Scendo per tutta la lunghezza, mi trovo anche a bordare tutta la parte posteriore e stesso farò tornando in su dall'altro lato e poi tagliando il filo mi riaggancerò alle due maniche facendo un altro giro perimetrale del giro manica. Una volta fatto questo possiamo realizzare, come ho scelto io di fare, una cintina. Per quanto riguarda la lavorazione della cinta, niente di più semplice. Vi faccio vedere su campione. Strutturiamo una catenella che sia multiplo di 12 come in questo caso e che sia lunga quanto la lunghezza che desideriamo della nostra cinta. La mia si aggirerà attorno al metro. Aggiungiamo 6 catenelle. Rientriamo nella quarta dall'uncinetto con una maglia bassa, 5 catenelle, saltiamo 3 di base, entriamo nella quarta con una maglia bassa e così via. Replichiamo il motivo tante volte quante vogliamo spessa la nostra cinta. Io mi accontenterò di un cinturino e quindi realizzerò semplicemente
una o due righe del mio motivo, dopodiché semplicemente farò un giro di bordatura a punto basso e taglierò il mio filo. Ho deciso di realizzare solamente due righe, quindi ho strutturato quella degli archetti e sopra quella dei ventagli. Dopodiché, come ho detto prima, ho semplicemente realizzato un giro perimetrale di maglia bassa ed eccomi con il mio cintino. Vedete, molto molto semplice. Il progetto è assolutamente terminato. Sicuramente l'indosso si capirà molto meglio dall'immagine di copertina, ma volevo farvi vedere la trama nella sua interezza. Vedete, se passo la mano, traforato, assolutamente ancora caldo però, quindi la differenza tra indossarlo e non vi posso assicurare che si sente. Per una taglia S io ho utilizzato precisamente 200 grammi di filato, quindi è un progetto anche che non mangia tanto filo. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.